Chiarimento. Per quale motivo ce l'ho con tutti loro? Primo, perché quando c'era Bergoglio dicevano di non andare alle messe parrocchiali, perché il nome di Francesco, che in futuro la Chiesa dichiarerà come antipapa, le avrebbe già rese illecite. Ultimamente perché affermano di Leone XIV che sarebbe un altro antipapa, oppure che potrebbe essere un antipapa e perciò il Vaticano dovrebbe mostrare pubblicamente la prova che non lo è. Attenti, perché se il conclave 2013 era delegittimato da un documento di un papa, la Declaratio di Benedetto XVI, invece il conclave 2025 no, perché la Declaratio ha perso efficacia con la morte di Benedetto XVI. Per cui io ora dimostro che loro sono degli irresponsabili e che moltissimo di quello che hanno detto è senza logica, in modo che prendiate le distanze dalla loro delegittimazione di Leone XIV, delegittimazione dichiarata o peggio insinuata. Adesso proseguiamo il video precedente qua in alto. Il numero 76 secondo Cionci, Cornet, Farè, Sant'Onofrio, Tampieri. Una cosa è essere difensore dei diritti di Benedetto XVI, in quanto attraverso la Declaratio è rimasto papa fino alla sua morte nel 2022. Altra cosa è essere come Cionci, Cornet, Farè, Sant'Onofrio, Tampieri, degli anti-Vaticano o degli anti-Bergoglio, più o meno degli anti-Leone XIV, comunque certamente degli anti-messe parrocchiali. Il criterio degli anti-Vaticano può essere riassunto in 4 punti: A, B, C, D. A. Io, Cionci, Cornet, Farè, ho pubblicato la mia dimostrazione della sede impedita di Benedetto XVI, che è pure la mia dimostrazione che Bergoglio è un antipapa. B. Io, Cionci, Cornet, Farè, affermo che Giovanni Paolo II col numero 76, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito, autorizza tutti gli uomini del mondo che hanno conosciuto la mia rivelazione della sede impedita a trattare Bergoglio come un antipapa ufficiale sin dal 13 marzo 2013, senza dover attendere alcuna dichiarazione ufficiale in proposito da parte della Chiesa o del Papa. Riassumendo questi 2 punti abbiamo sede impedita più numero 76 uguale Bergoglio antipapa ufficiale. Questi punti A e B riguardano Bergoglio, ma poi, conseguentemente, Cionci, Cornet, Farè devono proseguire l'applicazione delle loro interpretazioni fino al Leone XIV e poi anche oltre. In questo modo, C. Io, Cionci, Cornet, Farè, affermo il criterio elezione nulla, Bergoglio nullo, tutti i suoi atti nulli, la Chiesa è rimasta bloccata a Benedetto XVI, a cominciare dalle messe parrocchiali, che dopo Benedetto XVI definisco illecite. Di conseguenza affermo che i famosi 108 cardinali nominati da Bergoglio sono nulli. Infine D. Io, Cionci, Cornet, Farè, affermo che i 108 cardinali erano senza diritto di voto e, se hanno partecipato al voto nel conclave 2025, allora Giovanni Paolo II, col numero 76, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito, autorizza
tutti gli uomini del mondo a trattare Leone XIV come un altro antipapa ufficiale, senza dover attendere alcuna dichiarazione ufficiale in proposito da parte della Chiesa o del Papa. Riassumendo questi secondi due punti C e D, abbiamo Bergoglio antipapa ufficiale, più voto nullo dei 108 cardinali nulli, più numero 76, uguale Leone XIV antipapa ufficiale. Guardando dall'alto un po' il tutto, il problema di Cionci Cornet Farè non è l'ipotesi della sede impedita o la banalizzazione elezione nulla, allora papa nullo, atti nulli. Il problema di Cionci Cornet Farè verso i fedeli è la loro interpretazione in senso sostitutivo all'autorità del Papa della frase del numero 76 senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito. Infatti, la volontà di Papa Giovanni Paolo II e di Paolo VI prima di lui non può essere stata quella di delegare a qualunque estraneo alla Chiesa, compresi i giornalisti atei, la facoltà di stabilire se un Papa è un antipapa. Primo, perché la Universi Dominici Gregis circa la vacanza della sede apostolica e l'elezione del Romano Pontefice è il testo di un Papa rivolto solo ai cardinali e ai pochi altri coinvolti in un conclave, non agli estranei. Secondo, perché se il numero 76 fosse realmente, come dicono Cionci Cornet Farè, allora quasi tutti i papi sarebbero stati indicati da qualcuno come antipapi. Terzo, soprattutto perché l'interpretazione di Cionci Cornet Farè non è applicabile nella realtà a tutti i soggetti che trattano del caso Bergoglio. Eh sì, novità. Non esistono solo Cionci Cornet Farè e la loro sede impedita, ma esistono almeno altri 4 soggetti. Andiamo a vederli. Ehi, scopriamone alcuni. La Declaratio è il Papa Emerito. Giugno 2025, Mark Voice. Cionci Cornet Farè non sono i soli beneficiari della loro interpretazione del numero 76. Applichiamo l'interpretazione di Cionci Cornet Farè del numero 76 a tutti i soggetti nella realtà coinvolti con il caso Bergoglio. Tanto per cominciare, sono almeno 5. All'inizio c'è stato Don Minutella, molti se lo sono dimenticato, che diceva che la Declaratio era un documento giuridicamente nullo, perché c'era scritto Ministerium al posto di Munus, dunque senza sede impedita. Secondo soggetto, abbiamo Andrea Cionci, Don Cornet, Padre Farè, Padre Santo Nocito, Barbara Tampieri, che affermano che la Declaratio è la sede impedita. 3. Ci sono io, che affermo che la Declaratio è il Papa Emerito, cioè la rinuncia all'ufficio di governo, la rinuncia all'ufficio di insegnamento e la sola prosecuzione anche in futuro del servizio alla Chiesa attraverso l'ufficio di santificazione del popolo di Dio, la preghiera e la difesa dei costumi. 4. C'è il Vaticano, la cui comunicazione ufficiosa della Declaratio attraverso la sala stampa vaticana, una cosa giuridicamente senza valore,
è stata quella di una rinuncia al papato. 5. Ci sono i legittimisti, per i quali Bergoglio è stato papa perché il 13 marzo 2013 c'è stata una fumata bianca sul tetto del Vaticano. Infine può esistere anche un sesto soggetto. Ora attenzione! Suddividendo questi 5 soggetti, l'interpretazione di Cionci Cornet Faré del numero 76, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito, da una parte permetterebbe ai primi 3 soggetti di dire che Bergoglio è ufficialmente un antipapa. Però, dall'altra parte, la loro interpretazione non toglie agli altri 2 soggetti il diritto di non riconoscere le prove dei primi 3 soggetti e quindi non impedisce loro di continuare a dire che Bergoglio è ufficialmente papa. Perché quella dei primi 3 soggetti non è una dichiarazione ufficiale. Inoltre, se guardiamo i primi 3 soggetti, non è possibile che Bergoglio sia antipapa per 3 motivi diversi: documento nullo, sede impedita, papa emerito. Conclusione: con l'interpretazione del numero 76 di Cionci Cornet Faré, che doveva risolvere tutto, Bergoglio ufficialmente antipapa per la sede impedita, in realtà si è rimasti sempre al punto di partenza. Cioè, ciascuno degli almeno 5 soggetti può essere quello che ha ragione. Perciò occorre un giudice al di sopra di questi 5 soggetti che stabilisca chi esso sia. Chi sarà mai questo giudice? Forse il supremo pastore della Chiesa, il Papa? Ma dico, sarà il Papa il capo della Chiesa che stabilisce le cose della Chiesa? Oppure sarà un giornalista ateo e un paio di preti animati da protagonismo verso il pubblico? Intanto, attenti alle loro affermazioni su Leone XIV. Nel prossimo video, dopo aver visto i punti deboli del ragionamento di Cionci Cornet Faré sul numero 76, continuiamo a vederli rispetto alla volontà del legislatore del numero 76, Giovanni Paolo II. Guardate che il numero 76 è molto più interessante di quello che è stato raccontato fino adesso.